Eccoci Buongiorno a qua, tutti. ti lascio la parola. Io oggi vi presenterò una breve panoramica di applicazioni di modellistica climatica sulla scala regionale. Iniziamo innanzitutto col ricordare che il sistema climatico terrestre è un sistema altamente non lineare caratterizzato da un'ampia gamma di scale spazio-temporali. E un modello climatico non è altro che la rappresentazione numerica di questo complesso sistema e quindi ne eredita appunto la complessità. Grossolanamente possiamo suddividere i modelli tra globali e regionali. I modelli globali sono quelli che simulano il clima sull'intera superficie del pianeta terrestre, ma devono limitare la propria risoluzione spaziale per motivi di costo computazionale. I modelli regionali guardano soltanto a una porzione limitata del pianeta, ma riescono in questo modo ad aumentare la risoluzione e quindi a studiare più in dettaglio e con maggiore accuratezza il clima di quella regione. Naturalmente aumentare la risoluzione di un modello regionale non è a costo zero, ma comporta un certo costo computazionale. Solo per darvi un'idea, raddoppiare il numero di pixel con cui rappresentiamo una certa regione significa aumentare di un fattore 8 o 10 il costo computazionale per quella simulazione. I modelli regionali ci consentono, come ho detto, di descrivere più accuratamente sulla scala locale il clima di una determinata regione, consentendoci di scendere più in dettaglio rispetto a studi di cambiamento climatico, di predizione stagionale, di studio di processi e addirittura a risoluzioni adeguatamente alte anche per lo studio degli eventi estremi. Hanno naturalmente anche degli aspetti negativi, per esempio l'informazione che costruiamo con questo tipo di modelli non si può ripassare all'indietro ai modelli globali, dai quali invece i modelli regionali costruiscono le loro condizioni al bordo. Ci sono poi tutta una serie di problemi tecnici dovuti appunto alla costruzione delle condizioni al bordo, alla rappresentazione dei fenomeni di sottogriglia. Come ho già detto, guardano solo a una porzione limitata del pianeta e anche questi sono computazionalmente molto onerosi. In Enea utilizziamo un modello accoppiato con 3 parti risolte esplicitamente, quella dell'atmosfera, quella dell'oceano e quella dello scorrimento dei fiumi, mentre si parametrizzano le 2 restanti parti del suolo e della vegetazione. Con questo modello l'Enea contribuisce alle attività dello SPOC 4 per diversi aspetti: l'implementazione di un modello ad alta risoluzione per il Mediterraneo, lo studio e la caratterizzazione dei cicloni estremi. Stiamo implementando anche un modello di scorrimento dei fiumi più sofisticato e quindi più accurato ed infine col solo modello di atmosfera stiamo spingendo la risoluzione alla cosiddetta scala convettiva, che è diciamo un po' all'avanguardia di quella che è la modellistica climatica, in quanto ci consente di scendere a un livello molto locale e di rappresentare appunto, come dicevo prima, gli eventi estremi. Parto proprio da quest'ultima attività per farvi vedere alcuni esempi di applicazione. Innanzitutto ricordiamo che la convezione è il meccanismo di ridistribuzione verticale dell'energia della massa. Pertanto è un elemento imprescindibile da includere all'interno dei modelli per rappresentare il sistema climatico. Nei modelli a risoluzione Lasca è un fenomeno di sottoscala e quindi viene parametrizzato, mentre nei modelli con risoluzioni dai 4 km o più fini diventa un fenomeno di griglia per cui viene risolto esplicitamente. Le parametrizzazioni di convezione sono però una fonte di grossa incertezza all'interno dei modelli e si portano dietro diciamo, una serie di problematiche note, come per esempio l'innesco precoce della convezione, come potete vedere dai cicli diurni che ho riportato nei grafici in basso, oppure il problema della cosiddetta pioggerellina, ovvero l'innesco troppo frequente di piogge molto deboli, che sostanzialmente impattano sulla corretta rappresentazione dell'intensità delle precipitazioni, e questo è particolarmente evidente quando proprio ci interessiamo agli eventi estremi. Come potete vedere per esempio dalle mappe che ho riportato centralmente sulla riga superiore, vedete come un ensemble di modelli alla risoluzione convettiva riesce ad essere abbastanza aderente rispetto
alle osservazioni nella rappresentazione di precipitazioni estreme in un periodo che va dal 96 al 2005 del periodo autunnale, cosa che invece non riesce a fare la sua controparte a una risoluzione molto più bassa di 12 km. In Enea, all'interno dello SPOC, stiamo sviluppando una versione del modello che possa lavorare efficientemente a queste scale, sperimentando anche la sua sensibilità a un dato di temperatura superficiale del mare più risolto rispetto a quello che si utilizza normalmente all'interno di questi modelli. Con il modello accoppiato invece il mio collega Marco Chiericoni si dedica anche allo studio e alla caratterizzazione dei cicloni nell'area mediterranea. Col modello regionale riusciamo a ricostruire una maggiore dettaglio e più localmente la formazione e lo sviluppo di questo tipo di strutture all'interno del bacino, e vediamo come i modelli regionali che sono rappresentati, il modello regionale che è rappresentato con le linee tratteggiate, risponda in maniera più amplificata rispetto alla sua controparte di modello globale al riscaldamento globale in termini di numero di cicloni tracciati all'interno del bacino mediterraneo. Torno un momento sul concetto di accuratezza dei modelli regionali. Questa non è legata soltanto alla risoluzione di un modello, ma dipende da tutta una serie di fattori della catena in cui il modello regionale è sostanzialmente incastonato, a partire quindi dai modelli globali da cui costruiamo le condizioni al bordo per un modello regionale, allo sviluppo delle parametrizzazioni dei fenomeni di sottogriglia e poi all'uso di opportune osservazioni per la validazione e in certi casi per il tuning delle parametrizzazioni stesse. In questo contesto voglio mostrarvi alcune applicazioni all'interno dello SPOC che vengono fatte in altri istituti, quindi non direttamente collegate a quanto avete visto finora, ma che sono appunto ben collocate in quest'ottica. A tale riguardo, questo per esempio è lo sviluppo e l'implementazione di una parametrizzazione per l'integrazione della variabilità temporale della parte vegetale all'interno di un modello globale, in questo caso il modello Easy Earth. Questo perché? Perché la vegetazione è una componente essenziale del sistema climatico, in quanto scambia energia e massa con l'atmosfera e quindi ne influenza lo stato termodinamico. Normalmente nei modelli viene parametrizzata e se ne tiene conto attraverso delle mappe climatologiche prescritte, ma una rappresentazione dinamica della sua variabilità temporale ci permette di aumentare la correlazione, aumentare la descrizione di alcuni campi fondamentali, come potete vedere in basso, dall'aumento di correlazione con un benchmark terzo di alcune variabili fondamentali, come la temperatura superficiale, la pressione al suolo o i venti negli strati bassi dell'atmosfera. In questa ulteriore slide invece potete vedere gli sviluppi fatti all'Università del Salento dal collega Pappagogli relativi ad un modello di diffusione di turbolenza per la scala urbana. Questo è un modello abbastanza complesso in cui l'attività dell'Università di Salento si concentra sull'utilizzo in una versione offline, quindi estrapolata da un contesto più complesso come quello di un modello integrato come quelli che abbiamo visto finora, ed è quindi offre una maggiore versatilità e diciamo, un minore costo computazionale per simulare diciamo, gli effetti del clima e del cambiamento climatico in un ambiente di tipo urbano. Questo tipo di sviluppi poi in realtà si può riportare indietro anche all'interno dei modelli regionali, man mano che questi aumentano la risoluzione. Ed infine un contributo dall'Università di Bologna del collega Senigalliesi relativo all'uso di dati osservati di risorsa idrica per la caratterizzazione idroclimatica del bacino del Mediterraneo e per lo studio dei cambiamenti che questa grandezza ha subito nell'arco di tempo dai primi anni 2000 fino al 2023, con lo scopo anche di studiare i meccanismi che sono responsabili dei cambiamenti che durante questo periodo si sono osservati rispetto alla disponibilità appunto di risorsa idrica.
Questo tipo di studio può essere molto importante anche da un punto di vista modellistico, perché ci fornisce sia una base di validazione con questo tipo di dati, ma anche uno spunto per valutare questo tipo di grandezza all'interno dei modelli e pensare a una gestione intelligente della risorsa idrica in scenari futuri che subiranno più che oggi il riscaldamento globale. Non mi soffermo a lungo sui vari punti che abbiamo toccato nella presentazione, ma mi permetto di evidenziare l'opportunità che ci si pone davanti grazie a questa esperienza del Centro Nazionale come comunità di modellisti del sistema Terra in termini di avanzamento dei modelli, ma anche di condivisione delle informazioni, dei dati e dei mezzi attraverso un'opportuna infrastruttura computazionale. E con questo concludo e vi ringrazio.